Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Vi ricordate i video che ho fatto sui diversamente disabili? Ovvero quell'associazione che aiuta i portatori di handicap o a tornare in moto dopo un incidente o addirittura a imparare ad andare in moto. Ecco, i DD li ho conosciuti nel 2017 al Mugello durante una gara e da quel giorno sono rimasto incredibilmente colpito dalla loro forza di volontà, dalla loro passione, dalla loro determinazione. E al di là dell'ammirazione che nutro nei loro confronti, come avrete intuito dai miei video, sono un po' un curiosone e mi piace sempre ficcare il naso un po' da tutte le parti, specialmente quando si tratta di cose tecniche. Quindi quel giorno per me era il paese dei balocchi e ho colto l'occasione per infilarmi nel loro box e mi sono fatto raccontare da loro tutte le modifiche tecniche che hanno fatto alle loro moto per adattarle alla propria disabilità. E se non avete mai visto il video l'ho linkato qui sotto. Quando poi sono andato a Le Mans per seguirli in occasione della MotoGP, dato che hanno corso nello stesso weekend, e anche lì se non avete visto il video l'ho linkato qui sotto, mi sono reso conto che ho sempre parlato delle modifiche che hanno fatto alle loro moto per adattarle alle proprie disabilità, ma non ho mai parlato delle modifiche che hanno fatto a loro stessi per adattarsi alla moto. Così a Le Mans ho intervistato alcuni di loro per capire la tecnologia e lo studio che sta dietro alle loro protesi. Perché esattamente come in Formula 1, in cui in ogni gran premio presentano una novità tecnica, anche loro in ogni gara presentano delle novità tecniche o sulla moto o sulle loro protesi. Devo fare come Bumblebee quando si trasforma da macchina a robot. Ti faccio il segno dell'ok. Sono amputato al terzo mediale dell'avambraccio, ho metà avambraccio praticamente. Uso nella vita di tutti i giorni una protesi bionica che funziona in un modo molto semplice. Uso questa come quella vera, perché ci sono due sensori, uno sta qua e uno sta qua, che praticamente legge i movimenti dei muscoli che una persona normale usa quando apre e chiude la mano. Questa ovviamente c'è una sorta di gancio, sì, che si va a infilare laggiù in fondo e resta ferma. Questa praticamente io muovo la mia e lei si muove, è lo stesso movimento. Poi posso modulare quanto chiudere, quanto aprire, posso Come fai a modulare? Come fai te, come fa chiunque. Applicando diversa forza nel muscolo? Sì. Tra l'altro, proprio per il discorso dell'aggiornarsi sempre e presentare soluzioni nuove, Castelli, qualche gara dopo, che ho reincontrato a Cervesina, dato che correvamo insieme nello stesso weekend, si è presentato con una protesi pazzesca. Guardate qua. Cioè, avete presente Batman che in ogni puntata gli presentano le nuove invenzioni? C'è. Puoi mettere giù il gomito adesso, eh? Adesso sì. Tec. Mamma mia. Ma fa vedere. Ma senti un po' che roba. Cioè, si ruota e si piega così. Una cosa stupida, no? Una cosa semplice. In carena. Mamma mia. Staccata. È un polso che è anche migliorato rispetto a un polso vero. Veramente? Cioè, avete visto? Si è fatto fare una protesi che va a incastrarsi nel manubrio con un polso meccanico, per cui lui riesce a mettere giù anche il gomito. Pazzesco. Facci un po' vedere. Allora, io da quando ho conosciuto il nuovo protesista, sono due ragazzi molto intelligenti e molto fantasiosi, mi hanno creato un prodotto che mi aiuta a stare sulla moto nel modo giusto. Le protesi hanno degli invasi a suo modo, perché comunque sia noi dobbiamo inserire all'interno il nostro moncone, deve essere sia comodo ma d'altra parte molto morbido per poterti permettere di muovere, soprattutto sulla moto che è ripida in se stessa. Ok, questo qua è un prodotto che è stato creato apposta per le mie esigenze. Questa è una calza morbida che all'interno è ricoperta in caucciù. Questo serve per creare grip sulla pelle e sulla superficie del moncone, perché il problema più grosso è appunto tenere la protesi nella posizione giusta. Viene inserito in questa maniera. La cosa importante è che sia ben aderente, completamente aderente, senza bolle d'aria, e che le cinghie siano nei posti prestabiliti. Bene, adesso noi ci troviamo con due cinghie e così a vederle uno direbbe: ma che cosa ci fai queste cose? E io le inserisco all'interno del prodotto. Questa cinghia qua è la cinghia portante che viene inserita nella sua feritoia, questa qua è la cinghia di tenuta
che viene inserita nell'altra feritoia. In questo modo qua io la metto in trazione. Quindi una cinghia tira l'altra praticamente. Ecco, praticamente io più tiro fuori e più lei tira dentro. In questo modo è quasi impossibile. Vedere? Deve staccarmi la gamba per poter uscire. Adesso naturalmente è un po' più corta perché le dimensioni della moto non mi permettono di avere una gamba a lunghezza naturale per il raggio di piega, che non è eccessivo, e quindi in questo modo qua io posso permettermi di allungarmi. Con questa protesi tu puoi mettere il ginocchio in terra? Io posso mettere tutte e due le ginocchia in terra, perché da una parte mi tengo e dall'altra mi appoggio. Wow! E per questo devo ringraziare i miei tecnici della Garriga. Ma come mai il piede è girato all'indietro? Allora, il piede è girato all'indietro perché i nostri piedi, che sono sintetici, sono a restituzione energetica. Cosa vuol dire? Che se io carico un peso sulla lama delle dita, 5 kg, 10 kg, 30 kg, lui me li restituisce. In moto ci sono delle scosse, ci sono dei movimenti. Essendo che questo lavora sui movimenti e sulle scosse, sarei sempre in movimento. Appoggiando invece il tallone è molto più fermo, non ha una flessibilità elastica, quindi è molto più fermo. Una volta fissato con un perno che è situato sulla pedana appunto della gamba destra, ho una sensazione netta, anche perché io sento la moto tramite le gambe, e quindi se ho un trasporto netto senza nessuna dispersione ho più informazioni per condurre la moto. Magari sento il movimento della gomma o il momento in cui mi si sta muovendo la moto, o riesco a contrastare la derapata della gomma dietro. E che io appena ho finito la corsa mi giro il piede, giusto, e cammino come tutti gli altri. Ciao, io mi chiamo Daniele, ho avuto un'amputazione in seguito a un incidente in moto. Ho un'amputazione molto alta io, infatti io arrivo a questa altezza qua. Questa qua è la mia protesi che utilizzo per camminare tutti i giorni. Una protesi in carbonio con degli innesti titanio, funziona molto bene per camminare. Però per la moto è totalmente fuori luogo, nel senso che siccome è molto alta mi crea dei problemi nel bacino, non riesco a muovermi bene sulla moto. E quindi ho dovuto, insieme al mio protesista, cercare di costruire una protesi che potesse darmi possibilità di muovermi sulla sella. Questa protesi qua è stata realizzata per cercare di muovermi meglio sulla moto, quindi totalmente scaricata. A questa altezza, a questa profondità qua non è più presente, diciamo, l'appoggio ischiatico che era presente nell'altra, quindi riesco a fare spostamenti laterali. Il piede è girato, vedete qua c'è lo snodo della protesi, però il piede è girato per riuscire a fare le pieghe a sinistra senza grattare il piede. Passo la vestizione. Siccome è molto leggero si può proprio manualmente prendere e infilare. Protesi agganciata. ready to go. Ready to go. Bene, questo era tutto per questo video. Spero che questa piccola rubrica che vi fa vedere quello che sta dietro una gara come quella dei disabili e tutte le curiosità tecniche annesse e connesse vi sia piaciuto. E vi ricordo che se volete avere informazioni sull'associazione Diversamente Disabili, che non è un errore, si chiama proprio così, ho lasciato qui sotto in descrizione i link e i loro contatti. Grazie a tutti, come sempre un saluto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!